Amici di Metal in Italy, 9 aprile 2016 e vi ho portato in novembre. Ciao Carmelo Orlando, buonasera. Ciao. E buonasera Massimiliano Paiuso. Ciao. Emozionatissimo mi hanno detto. Abbastanza. Anche perché siamo praticamente al debutto dinanzi al pubblico di Ursa, ma ne parleremo nel corso di questa intervista. Carmelo, ma dove siete stati tutto questo tempo? Perché noi, così come la stampa internazionale, nel momento in cui abbiamo saputo che in novembre sarebbero ritornati, la parola d'ordine è stata finalmente. Dove siamo stati? Siamo stati a occuparci un po' delle cose nostre. Massimiliano si è occupato della sua passione, la chitarra, io ho continuato a scrivere la mia musica e finalmente dopo un po' di tempo ho sentito che c'era il bisogno di tornare perché si era accumulata troppa roba, troppi pezzi scritti, è partito un bisogno, perciò l'ho chiamato e lui era disponibile, mio fratello no, e siamo andati avanti. Siamo andati avanti lo stesso e niente, grazie alla caparbietà nostra, insomma, sai, abbiamo passato 2 mesi fra luglio e agosto del 2015 terribili, caldissimi, però sai, la determinazione ha fatto sì che siamo riusciti a portare a termine questo lavoro. Determinazione forse sicuramente sì, ma non unità come a cui faceva riferimento appunto prima Carmelo, però oggi ci siamo, oggi novembre sono ritornati e questo è l'importante, no? Sì, sempre più determinati a fare quello che abbiamo sempre fatto, insomma, sempre più volentieri. Come si è distribuito il lavoro tra di voi in questi mesi? In questi mesi, dal punto di vista della registrazione io mi sono occupato della parte tecnica, quindi sono stato dietro al mixer nel mio studio che stava per essere smontato, poi ho ricevuto la telefonata da Carmelo, mi ha detto aspetta, non smontare tutto, facciamo sta cosa, e quindi niente, ci siamo messi effettivamente al 50%, ci siamo divisi gli impegni e abbiamo lavorato parallelamente, insomma, e quindi siamo riusciti a fare tutto quanto in relativamente poco tempo, insomma. E allora da dove nasce Ursa? Perché ci sono vari aspetti, no, che possiamo analizzare. Innanzitutto il titolo in francese, se non sbaglio, Union de la République Socialiste Animée, che mi piace tantissimo, quindi grazie. Quindi diciamo anche dei richiami, no, alla cultura, alla tradizione orwelliana. Quindi da dove nasce tutto ciò? Nasce dal fatto che noi in questi anni siamo un po' cresciuti come persone, i nostri interessi si sono spostati anche verso cose un pochettino più importanti, come può essere anche la politica, la satira politica, la controinformazione, tutta questa roba qui. In questi anni appunto ho conosciuto meglio questo scrittore e niente, ho letto questa particolarità una volta in un articolo e ho pensato che era una genialità prendere questo titolo, che era il titolo che avrebbe voluto dare Orwell alla Fattoria degli animali, che però insomma preferirono evitare per non avere ripercussioni da parte di Stalin, che in quel periodo era molto letale, e perciò ho deciso di prenderlo io perché stava bene col mood dell'album e anche col messaggio animalista che sta dietro il nostro credo, mio e di Massimiliano ultimamente. E per quanto riguarda invece il filo conduttore, no, che lega un po' i brani, possiamo parlare di concept, quindi alla luce anche quello che diceva Carmelo? Guarda, per quanto riguarda tutto quello che è il songwriting è con lui che devi parlare, dal momento che io sono stato presente solamente da una certa parte in poi, però diciamo se c'è un filo conduttore è lui che... Lo glielo chiediamo? Assolutamente. C'è un filo conduttore, Carmelo? Filo conduttore dal punto di vista musicale? Dal punto di vista concettuale, sì. No, concettuale no, io scrivo i testi sempre abbastanza di istinto e parlo sempre di quello che mi passa per la mente in un determinato momento. Io parlo spesso delle cose mie, di istinto, di getto, però in questo caso ho aggiunto per la prima volta ho aggiunto dei concetti, diciamo, di satira politica, però sempre nascosti nei miei soliti scritti, sì, insomma, non sono dei messaggi espliciti e chiari. Allora, dal punto di vista musicale e strumentale ci ha colpito molto, l'abbiamo detto anche in sede di recensione, Oceans of Afternoon, quindi anche questa chiosa, no, con il sassofono, se non sbaglio, com'è nata?
La cosa del sassofono è nata ascoltando un intervento di Paolo Sapia sul lavoro di un gruppo chiamato Plato Sigma. Siamo rimasti tutti e due a bocca aperta e abbiamo voluto farlo partecipare proprio perché secondo noi quel pezzo ha bisogno di quel tipo di sonorità ed è un assolo meraviglioso, tant'è che dal vivo lo rifaccio con la chitarra proprio perché per me è bellissimo. Quindi lo sentiremo stasera, immagino? Lo sentiremo stasera fatto dalla chitarra piuttosto che dal sax, spero piaccia altrettanto, insomma. E lo sentiremo anche nel corso delle prossime serate, chiaramente. Assolutamente sì. E per quanto riguarda invece la batteria, avete chiamato il grande, tra virgolette, David Folkit, come è andata? David ha fatto un gran lavoro più che altro per il tempo a disposizione che c'era, che era poco. Ovviamente non ha potuto inserire tanto del suo perché non c'era uno storico prima, quindi i pezzi non li abbiamo arrangiati insieme, quindi ha dovuto ascoltare parecchio quello che gli dicevamo noi e nemmeno noi sapevamo tradurre al meglio quello che avevamo in testa, quindi abbiamo dovuto lavorare anche dopo per cercare di riadattare le sue partiture a quelle che erano le nostre ideali aspirazioni, però ha fatto un lavoro ottimo in poco tempo, è stato professionalissimo. E poi siccome vi piace insomma la componente familiare, so che avete ingaggiato 2 fratelli che vi seguiranno durante il tour, vero? Sì, è una coincidenza, devo dire, sono dei ragazzi dei nostri fan e suonano in un gruppo che suonano un genere simile al nostro, si chiamano Silverhead, e li conosciamo da tempo, sappiamo quanto sono professionali e tutto quanto, e essendo dei fan nostri per loro è stato un piacere venire a suonare con noi, insomma, e noi ci stiamo trovando molto bene, stasera vedrete. Io vorrei chiudere con un particolare che poi farò commentare ovviamente a novembre. Pensate che loro ancora devono suonare, la serata ancora deve entrare nel vivo e praticamente lo stand del merch è già andato tutto esaurito, tant'è vero che adesso Carmelo dovrà andare a casa a prendere altri CD. Sì, esattamente. È bello, no? Sì, è un inconveniente piacevole, insomma. Molto piacevole. Che cosa ti aspetti da questo tour? Non ne ho la più pallida idea, non ci ho mai pensato, a dirti la verità, non lo so, la gente è entusiasta, scrivono, sono tutti contenti, ci aspettano, le prevendite sono buone, non lo so, è tutta una cosa vissuta giorno per giorno, non c'è stato un lavoro di mente dietro tutto questo. Anche qualcosa un po' di inaspettato, forse mi sembrate un po' inconsapevole di quello che vi sta capitando. Diciamo che c'è un interesse che è maggiore rispetto al solito, è aumentato ultimamente, quindi noi siamo contentissimi, quindi io personalmente dal tour mi aspetto di incontrare quanti più fans possibile per passare un po' di tempo anche con loro e conoscerli, sentire i pareri direttamente da loro, insomma per me è un'occasione importante di contatto anche con chi compra i nostri dischi, insomma non basta suonare, secondo me c'è anche qualcosa oltre. Velocissimamente, spesso vi hanno paragonato a band come Opeth e Katatonia, tra l'altro ci avete suonato anche insieme. Se foste nati in Svezia, le cose sarebbero cambiate, nel senso non che le cose per il novembre non stiano andando bene, per carità, però qualcosa poteva andare diversamente secondo te? Probabilmente poteva succedere qualsiasi cosa, diciamo che il fatto di essere italiani potrebbe aver messo un pochino il piede sul freno piuttosto che sull'acceleratore, però non credo sia una questione di da dove vieni e da dove non vieni, l'importante è come arrangi la tua musica, come scrivi, no? E noi ovviamente abbiamo le stesse origini di Opeth e Katatonia, quindi da questo punto di vista siamo sempre andati avanti per la nostra strada senza chiederci cosa il mercato cercasse, insomma, quindi non so se nascendo in Svezia le cose sarebbero state diverse in realtà. Forse saresti stato biondo, secondo me. E quello sì. Grazie Carmelo davvero. Grazie a te. Grazie Massimiliano. Grazie a te. In novembre sono in tour, vi aspettano, URSS vi aspetta, album consigliatissimo, grazie per essere stati con noi ragazzi.